Un saluto a tutti ragazzi, benvenuti e bentornati sul mio canale da Michele e ben ritrovati con questo nuovo appuntamento Lancia Stratos, la regina dei rally, edizione Centauria in scala 1:8, uscita numero 19. Prima di iniziare, per rispetto delle persone che avevano già visto questo video, vi dico perché sono qui a riproporlo nuovamente. Perché qui vicino a casa mia, forse dal sottofondo musicale ve ne sarete anche accorti, c'era una festa che è durata 3 giorni, molto bella per carità, però è successo che mentre registravo è anche stata registrata la musica e un mio iscritto, una cara persona, Giuseppe, mi ha detto attenzione Michele ai diritti d'autore, al copyright, perché potresti avere problemi. Ecco, quindi ho preferito dare a lui ascolto, bloccare il video che aveva già avuto un po' di visualizzazioni, così coloro i quali vedranno questo nuovo video capiranno la motivazione del perché è stato bloccato e quindi ho deciso di rifarlo. Ho dovuto smontare di nuovo tutto quello che avevo montato e adesso sono qua a riproporvelo. Comunque andiamo subito a vedere la seconda pagina di copertina con i numeri utili e i servizi. Questo è quello che troviamo nella confezione di questa uscita numero 19. Andremo poi a vederla nel dettaglio e queste sono le varie fasi di montaggio. Il montaggio è un montaggio molto semplice, però a parere mio la Centauria avrebbe potuto fare delle foto con una risoluzione di immagine più ottimale per rendere il particolare più chiaro. Però, ripeto ragazzi, non vi preoccupate perché il montaggio è veramente semplice. E questo è quello che poi otterremo alla fine di questa sessione di lavoro. Un po' di storia. E abbiamo finito di proporre il fascicolo. Ecco qua. Bene, andiamo subito a vedere i contenuti. In questo numero monteremo i braccetti della sospensione anteriore, destro e sinistro, ecco qui la lettera L, sinistro, questo va montato dalla parte del lato guida, questo per esclusione è il destro, la R, e li mettiamo proprio così, destro e sinistro. Poi abbiamo queste che sono la copertura del braccetto, destra, R, sinistra, L. Abbiamo una serie di viti AM destinate ad essere avvitate nel metallo. Io andrò a crearmi i filetti con l'ausilio di un lubrificante.
E poi troviamo altri due pezzi. Questi sono in metallo, tutto. E questi sono in plastica. Perché? Perché hanno dovuto agevolare l'inserimento grazie alla flessibilità della plastica. Nessun problema. Il peso alla fine quest'auto ce l'avrà di sicuro. E abbiamo la barra di unione e la barra stabilizzatrice. Bene, io vi dico cosa sono andato a fare subito. Prendiamo una vite AM e poi sono andato a crearmi i filetti in questi fori qui. 3 qui e dall'altra parte anche qui 1, 2 e 3, quindi 6 filetti in totale. Come potete vedere ci sono già le righe dentro perché io l'ho già creati. Come li creo i filetti? Parlo ovviamente per quelli che mi vedono per la prima volta. Anzi, volevo anche ricordarvi, oltre a ringraziare tutti i miei iscritti per le visualizzazioni e la fedeltà che avete al canale, grazie ragazzi, volevo anche ricordare ai nuovi che se hanno piacere possono iscriversi al canale e attivare la campanella così da rimanere sempre aggiornati su ogni mio nuovo video. Andate anche a dare un'occhiata alla playlist del canale perché ci sono altre costruzioni. Quindi ho bagnato la vite e mi sono creato i filetti che vi ho detto prima. Poi ho preso i braccetti dove solo da un lato avete un foro per la vite AM. Sempre con l'ausilio del grasso o olio, quello che volete voi, sono andato a crearmi, vedete come si avvita bene, i filetti, uno qua e uno qua. Ripeto, non vi potete sbagliare perché di qua non c'è il foro, quindi solo dalla parte del foro potete avvitare. Bene? Ok. Una cosa importante, attenzione ragazzi, vi faccio vedere una cosa. Questo è molto importante. Quando vi capitano dei fori chiusi, come in questo caso, cioè che la vite non può attraversare il foro e passare dall'altra parte perché c'è la battuta nel metallo, dovete prestare molta attenzione perché quando andate ad avvitare la vite, a un certo punto ovviamente la vite cosa fa? Si blocca e non può più andare giù. Se voi non state attenti e date anche soltanto un giro di cacciavite, che cosa succede? Succede che la vite punta in fondo e vi strappa indietro tutto il filetto e avete fatto danno. Dovete poi soltanto o mettere un bicomponente possidico e crearvi il filetto, oppure mettere una vite più grande. Quindi fate attenzione, quando sentirete che la vite va in battuta, vi fermate. Bene, adesso procediamo al montaggio. Abbiamo detto che il lato sinistro è il lato guida, quindi questo col piantone dello sterzo, il lato destro ovviamente è dall'altra parte. Il grasso non ci serve più perché io ho già creato tutti i filetti, potete anche vedere che il motore è stato smontato, come vi avevo già detto, perché per me è più pratico montarmi tutto, poi tanto sono solo 4 viti, ci vorrà poco a rimetterlo a posto. Allora, guardate. Prendiamo la lettera R, quindi il destro, che è questo qui. Bene, vedete che sotto è scavato poi perché bisognerà inserire l'ammortizzatore più avanti. Lo mettiamo così, prendiamo l'altro pezzo sempre contrassegnato con la lettera R
eccola lì, e andiamo a metterlo così, guardate, inserite questo qua dentro, guardate la posizione, vedete che è scavata sotto, e prendete questo in questa maniera qui. Dovete avere questo foro che è disassato da quelli sopra, perché qui poi andrà la barra stabilizzatrice, e andiamo a mettere 3 viti AM, che sono le uniche che ci vengono date in dotazione. Intanto volevo anche ringraziare Antonio, che è intervenuto nei commenti dicendomi che probabilmente le frecce non funzionano in quest'auto perché erano sì presenti nelle auto da rally, ma appunto essendo da gara non avevano ragione di funzionare, e probabilmente per quel motivo che non sono state riprodotte, non sono stati riprodotti LED all'interno, la possibilità di poterle far funzionare. Quindi grazie Antonio, forse hai anche ragione tu, però magari questi faretti sotto sarebbero stati carini se si fossero illuminati. Comunque dai. Allora, avete visto, andiamo a stringere le 3 viti, le stringete sempre alla fine, ricordatevi. Adesso vi faccio vedere il pezzo, guardate, così sarà montato correttamente. Ok? La staffa, non potete sbagliarvi ragazzi, ve lo garantisco. Comunque deve avere questo foro qui. Poi facciamo la stessa cosa dall'altra parte, ma prima di fare questo prendiamo questa, la barra stabilizzatrice, e guardate, il modello è messo così, il telaio, la barra stabilizzatrice va montata così, deve andare verso il basso, non così, assolutamente non deve andare verso l'alto, quindi così. Cosa facciamo? Entriamo così e andiamo a inserirla, adesso vi faccio vedere, in questo foro. Aspettate, perché la difficoltà per me è sempre la stessa, riuscire a inquadrare tutto. Ecco qua, guardate, vedete? La facciamo uscire così, delicatamente, altrimenti la rompete, e poi la giriamo, vedete? E poi la giriamo in avanti, eccola qua. La facciamo attraversare tutta, piano, delicatamente, e la facciamo passare in mezzo qua. Così. Ecco, vedete? Deve entrare qua in mezzo al trapezio, come anche di qua. Bene, a questo punto prendiamo questa, proprio così com'è, e la lettera L, ovviamente anche questa dovrà essere con la lettera L, inseriamo questo all'interno, lo facciamo scorrere, prendiamo una vite, questo, il braccetto, lo mettiamo così, adesso vi faccio vedere.
ecco, guardate, vedete? La barra stabilizzatrice è già stata inserita nel foro dedicato. Questi 3 sono per le viti AM e questo, il quarto, è per la barra stabilizzatrice. Andiamo a mettere le viti. Ecco qua. E stringiamo tutto. Perfetto. Guardate la posizione del braccetto, vedete che qui abbiamo sempre la scanalatura per l'ammortizzatore. A questo punto bisogna girare queste, le 2 punte, verso i sedili anteriori. Quindi facciamo questo lavoro qui. Ecco, vedete? Bene, adesso non ci rimane che mettere questa, che è la barra di unione. Come si mette questa? È semplicissimo, guardate. Vedete la piegatura? Questa va nella battuta contro il metallo e di qua mettiamo la vite. Adesso vi faccio vedere. Ringrazio sempre a tutti voi che mi permettete ancora di andare avanti in questo mio progetto. Vi ringrazio con tutto il cuore. Ringrazio anche le persone che decideranno di iscriversi. L'ho già detto prima, lo so, ma non riesco a mettere le scritte sotto dove appunto si può leggere iscriviti, metti il mi piace, non ce la faccio, quindi devo dirvelo a voce, abbiate pazienza. Guardate, ecco, ve lo faccio vedere perché non voglio che sbagliate, perché si può montare così, ma anche così, ma così è sbagliato. Deve essere montato così, quindi inserirò la vite, così vi farò vedere la corretta posizione della barra di unione. Guardate, vedete com'è lavorata? Ecco, la vite va da quella parte lì, non vi potete sbagliare. Adesso, siccome io mi sono creato i filetti prima, guardate con quale facilità io avviterò queste viti. E abbiamo finito il montaggio. Ecco qui, montaggio eseguito, molto semplice. Non vi preoccupate se questo è un po' più rigido, se volete potete allentare la vite, ma ve lo sconsiglio. Stringetela la vite perché una volta che avrete gli ammortizzatori con le molle montate e il peso dell'auto, questi si muoveranno agevolmente, non vi preoccupate, quindi non lasciate queste viti lente, stringetele, non vi preoccupate. Ecco qua ragazzi, il montaggio è finito, adesso procederemo a fare una rappresentazione di tutto quello che abbiamo montato fino al numero 19, eccolo qui, e poi ci diamo i saluti. Volevo anche ringraziare le persone che hanno deciso di farmi una donazione per aiutarmi anche a fare degli investimenti sul canale. Vi ringrazio con tutto il cuore ragazzi, veramente un abbraccio a voi tutti, grazie mille. Allora andiamo a vedere. Prima le mettiamo così, vedete abbiamo già l'attacco,
che va inserito così, ecco, il cofano anteriore poi andrà così. Abbiamo la nostra bella ruota con i cerchi in metallo, campagnolo, battistrada bellissimo e le scritte originali dell'auto di allora. Ecco qui. Gruppo fari secondario. Si illuminerà tutto grazie a 4 LED. Questo è il cavetto che poi andrà all'alimentazione. Io vorrei potervi far vedere la bellezza delle parabole dei vetri. La scritta Carello. Sembrano veramente di vetro. Sono fatte in maniera splendida. Copertura, livrea l'Italia. Questa poi sarà tenuta ferma da 4 elastici, uno per ogni gancio. Volante in zama, perché pesa, non può essere alluminio. Verniciato. E come sapete il musetto. Il musetto è un'altra opera d'arte di questa riproduzione, che vista la bellezza dell'auto non poteva essere altrimenti. Guardate. Cosa c'è da dire di fronte a un'immagine del genere? Cosa c'è da dire? È bellissima. Vi dico, se potete e se vi piace l'auto, acquistate questa collezione perché non ve ne pentirete. È un'auto meravigliosa. Sotto abbiamo anche questo cavo che la prolunga poi dei fari secondari e questo alimenterà i fari primari, che così come i fari secondari hanno queste plastiche fatte così bene che sembrano veramente di vetro. Tutta verniciata, non sono delle calcomanie. Questa è una placchetta in alluminio verniciato. Un'altra cosa ve l'avevo già detta, ma ci tengo a dirvela ancora. Fate attenzione, vi avevo consigliato di staccare gli sganci rapidi, vedete che non sono presenti nel mio modello, per evitare di perderli. Tanto non vi servono finché non chiuderete il modello. Metteteli da parte e non rischierete di perderli, mi raccomando. Bene ragazzi, io ho detto tutto. Ecco qua. Vi ringrazio veramente del vostro tempo. Vi ringrazio che mi permettete ancora di poter fare dei video, perché siete voi la vita del canale, siete voi che mi aiutate ad andare avanti. Grazie dei bellissimi commenti che ricevo. È bellissimo pensare anche che si sta creando una comunità che, anche se non ci conosciamo, fa veramente piacere, perché viene proprio, è una cosa che si sente, dove c'è la voglia di aiutarci reciprocamente. Io a voi, facendo dei video per quelli che sono meno esperti e darvi quelle che sono le mie esperienze, ovviamente limitate a quello che so fare, e voi invece che mi date dei consigli e mi fate dei complimenti dal cuore, e io questo lo apprezzo tantissimo. E quindi volevo dire a tutti grazie, veramente grazie, perché per me è una passione, ma siete voi che me l'alimentate ogni volta che io metto un video. Grazie a tutti davvero. Un abbraccio a voi e a tutti i vostri cari più cari, ci vediamo al prossimo video.
buonanotte da Michele, perché dovrebbero essere circa le 2 del mattino di lunedì. Quindi ecco, adesso facciamo un po' d'ordine, ritiriamo tutto e ci vediamo la prossima volta. Un abbraccio ragazzi, ciao e grazie sempre di tutto.